Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa-effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Questa è la lettura per le energie della Luna che vanno dal 10 di febbraio al 9 di marzo. È stato un mese intenso, o no? Un po' come gli ultimi anni. Eppure molte cose sono accadute, quindi nonostante la pesantezza sembrava quasi di andare più veloci del solito. Non so voi, ma casomai lasciatemi un commento e me lo fate sapere. Allora, questa luna vediamo che cosa porta. Come sempre, prima guardiamo la sua energia in generale e poi andiamo a vedere ciascun segno. Quindi dal 10 di febbraio al 9 di marzo, la luna. Di che energie parla? Vabbè, è abbastanza chiara, diretta come idea questa energia. Però sento che ce n'è un'altra, ma questo mazzo è fantastico, però le carte sono troppo grosse, non sopporto quando ci sono i mazzi così, infatti l'ho usato poco per questo, perché nonostante sia fantastico, da un punto di vista di immagini, da un punto di vista pratico, non così tanto. Caspita. Allora, siamo proprio alla chiusura qui, la chiusura di un ciclo. E questa luna qui ce lo farà notare. Vedo persone avere sia nel privato che nel collettivo chiusure vere e proprie di contratti, per esempio. Quindi più di qualcuno avrà la possibilità di mettere nero su bianco delle cose su cui magari ha lavorato parecchio. Quindi è una risoluzione positiva quella che vedo. Ci sarà anche chi magari, che ne so, chiude un matrimonio, chi finisce di fare un certo periodo di apprendistato. Ripeto, è tutto allo scopo positivo, non come vi dico di solito, sì, è un periodo un po' pesante, però poi è fatto perché si arrivi a un risultato positivo. No, qui stiamo parlando del fatto che il risultato già c'è con questa luna e ve ne rendete conto, quindi vi voglio rassicurare, qualunque cosa si concluda è assolutamente in senso positivo, quindi è un traguardo. Quindi, per esempio, potrebbe essere che ci sia chi conclude anche una storia che è stata veramente pesante e nel momento in cui la conclude sente di tirare un sospiro di sollievo. Quindi c'è subito questa sensazione di rilascio, questa sensazione di leggerezza, questa sensazione, mi viene da dire, di libertà. E questa libertà si percepisce nei pensieri, nelle parole. Credo che dopo questo rilascio ci sarà un momento di silenzio, perché mi viene fatto percepire la sensazione di quando esplode qualcosa, come una bomba, c'è un boato, c'è comunque, non lo so, un urlo, qualcosa che momentaneamente va a riempire lo spazio e attira l'attenzione di chi è nei paraggi. E poi c'è quel momento di silenzio in cui tutti si mettono a riflettere su quello che è accaduto, qualcuno avanza opinioni e qualcuno semplicemente già sa che cosa è accaduto, quindi accade nel collettivo ma accade soprattutto in questo caso con questa luna nel privato. Perciò se durante questa luna avete la necessità di rallentare e avete la necessità di stare un po' più sulle vostre, introspettivi, non vi va molto di socializzare, io credo che sia totalmente normale, perché dopo quello che è stato
non solo gli eventi singoli che si vanno a sviluppare durante questa luna, ma quello che è stata la storia fino a qui, che ci ha portato fino a questo punto, è necessario fare un attimo di silenzio, non solo per raccogliere le idee, ma per raccogliere proprio le energie, per cogliere quello di nuovo che arriva. E vi posso dire che tutto quello che è stato è veramente, sapete l'espressione, ha fatto curriculum, no? Ed è proprio vero, questa volta noterete proprio che cosa si intende quando si parla in questi termini da un punto di vista di esperienze di vita. Vi posso dire che poi da quasi subito ci sarà comunque un sorgere di forti spinte interiori, quindi dopo un primo momento di silenzio ci sarà già l'idea di che cosa è utile fare dopo, c'è entusiasmo, c'è proprio anche energia probabilmente, quindi a maggior ragione nell'arco di 28 giorni, che sono il ciclo di una luna, abbiamo delle chiusure, probabilmente più di una, dei punti fermi nella nostra vita, un momento di silenzio e poi subito la grinta. Non è poco, voglio dire, per vederlo accadere in 28 giorni, anzi, per cui a maggior ragione prendetevi cura del vostro corpo, prendetevi cura del vostro tempo, dei vostri pensieri, di quelli che sono i dispiaceri anche, ok? Ci sta a piangere, non è che se arriviamo a un punto in cui rielaboriamo qualcosa e quel qualcosa ci ha veramente liberato da un peso enorme, non ci sia bisogno di un momento di lutto, ok? E con lutto io sono un operatore olistico, non uno che lavora alle pompe funebri, quindi con lutto intendo un'energia, una propensione, un momento di transizione emotiva, ok? Da uno stato in cui c'era qualcosa e poi non c'è più, quindi non vi allarmate per nulla. Quindi andiamo a vedere che tipo di energie, dov'è il mazzo? Eccolo qua. Che tipo di energie questa luna è favorevole a lasciare andare e subito così quindi è un'energia che ci mette nella giusta disposizione d'animo per lasciare andare tutto quello che viene considerato giusto, furbo, sano, intelligente, veloce, strutturato, per cominciare a parlare di più di quella che è la dimensione dei sentimenti e prima ancora dei sentimenti e delle emozioni, perché non sono la stessa cosa. E quindi andiamo a vedere quelli che sono di sicuro i grandi poteri, i grandi talenti che ciascuno di noi ha dentro di sé, da un punto di vista umano ovviamente, non solo da un punto di vista artistico, ok? E probabilmente ci saranno, mi viene da dire, già delle innovazioni, ecco, visto che entriamo nel periodo dell'Acquario, già delle innovazioni che probabilmente diventeranno almeno visibili, almeno magari, non so, ci sarà un'intervista a qualcuno, come è accaduto qualche giorno fa con questo benedetto Elon Musk, che avanza l'idea magari di fare qualche cambiamento a livello globale su qualche tematica importante. Vedremo perché lo sapete benissimo, è un ciclo lungo questo, non so dove andremo a parare. Quindi che cosa aiuta invece a manifestare, a portare a fruizione questa luna? Che cosa ci incentiva, rende più facile fare? La connessione, che bello. Ci aiuta a connetterci non solo con gli altri, ma con noi stessi, anche perché se non ci connettiamo con noi stessi è difficile che riusciamo a connettere con gli altri. E non è la solita storia del prima ama te stesso poi gli altri, no, io direi che è più che altro la storia del prima conosci te stesso, poi forse comincerai a capire un pochettino di come funziona e poi quindi sarai in grado, forse, dipende, di riuscire ad avere un assaggio di quello che potrebbe essere la situazione e la prospettiva di qualcun altro. Quindi qui stiamo parlando, veramente ho la sensazione di un mondo in maniera diversa e si noterà nelle nostre vite private. E mi sta venendo in mente la canzone di Michael Jackson che diceva Man in the Mirror, l'uomo allo specchio. Se vuoi cominciare a vedere quei cambiamenti, no, nel mondo, devi cominciare da te stesso. Quindi probabilmente questo è il momento più utile per farlo, no? Quindi noi mettiamo qui queste energie e andiamo a vedere come possiamo fare ciò di cui abbiamo parlato, come possiamo integrare al meglio ciò che abbiamo detto. Cara Luna, come facciamo? La fa facile.
la luna. Ci sta incentivando a dare ascolto a tutto quello che è nuovo, quindi ci sta quasi dicendo: corri il rischio di fare qualcosa di nuovo e diverso solo per il gusto di farlo e poi magari scoprire che, passatemi l'espressione, è stata una cazzata. Ovviamente fate sempre le cose con la testa sulle spalle, spero non ci sia bisogno di dirlo, però mi si sta proprio dicendo: evita da principio quello che sembra puzzare ancora di vecchio. Vai verso quello che vedi, su cui riesci a appoggiare mano per quanto riguarda il risultato finale. Non significa fai una mossa solo quando sei sicuro che il risultato finale sarà quello che ti sei prefissato o che sogni. Significa cerca di guardare quello che vuoi ottenere e cerca di vedere dove sei e vedi se le due cose vanno nella stessa direzione. Se vanno nella stessa direzione, va bene, è qualcosa che è utile. Se non vanno nella stessa direzione, lascia perdere, perché stai probabilmente ritornando sui tuoi passi, quindi di fatto stai ripetendo un ciclo. E qui viene detto non fare resistenza. C'è proprio la torre, non fare resistenza. Lascia che spinte nuove creino movimenti nuovi. Avvengano attraverso la rabbia, avvengano attraverso la rivolta, avvengano attraverso una parola che generalmente avremmo definito di troppo quello che è, ma rischia di fare le cose in maniera diversa, perché tutto quello che ha tenuto in piedi ciò che è attivo fino ad adesso si è ripetuto, ovviamente, no? Se è ancora in piedi, nessuno l'ha buttato per terra, e se è ancora in piedi e vediamo i risultati nel mondo e non ci piacciono questi risultati, indovinate che cosa bisogna fare? Bisogna buttare giù quello che è in piedi decisamente, probabilmente da troppo tempo. E quindi a questo punto io non vi dico fate del male al prossimo, anzi, però vi dico attenzione, perché nel nostro privato gli atteggiamenti che noi di solito abbiamo verso le persone, gli oggetti, i concetti diventano sempre più rigidi, sempre più strutturati, e man mano che il tempo va avanti e noi invecchiamo, no? Quindi diventa sempre più difficile cominciare a distinguere quelli che sono degli atteggiamenti che abbiamo acquisito piuttosto che qualcosa che abbiamo dentro di noi dalla nascita. Quindi questo è il momento perfetto per andare a vedere e distinguere tra sono così perché ho sempre fatto così, oppure sono così perché adesso scelgo di fare cos'ha. Quindi qui mi viene proprio marcato continuamente l'importanza di guardarsi dentro e di buttare giù le vecchie strutture, di fregarsene se di solito il modo di comportarsi era definito come accettabile o utile sempre in un solito modo, con la solita struttura. C'è tanta enfasi sulla struttura, c'è tanta enfasi sul di solito si dice e di solito si fa. Quindi io non so, magari anche la fascia d'età di chi mi sta guardando sarà un concetto probabilmente molto più facile da comprendere a quelli di qualche anno più anziani qui, perché vi rendete conto probabilmente che il mondo cambia, sta andando per alcuni versi in direzione buone, per altri versi in direzione meno buone, però ricordatevi che alla luce dei fatti di questa luna qualunque cambiamento in questo momento è utile, non importa se è proprio giusta la mira, l'importante è che si comincino a cambiare le cose, perché le strutture vecchie non hanno più senso e ci stanno impedendo di guardare davvero con saggezza la nostra esperienza di vita, la quale poi ci continuerà a far mantenere in piedi certe strutture, quindi è un circolo vizioso. E quindi io direi, va bene, ben venga il cambiamento, tanto non è che fino adesso abbiamo proprio fatto festa, no? Ok, allora adesso vado a vedere ciascun segno e noi ci vediamo sul vostro segno. Eccoci Ariete, andiamo a vedere come va questa luna per voi. Dal 10 di febbraio al 9 di marzo. Ok, e qual è la reazione? Dunque, l'Ariete si trova, e penso che questa sia la parte finale di una sorta di catena di eventi che si è sviluppata fino a qui. L'Ariete si trova a non aver più voglia di aspettare
e si vede perché nonostante le difficoltà si guarda oltre e credo che potrebbe essere che durante questa luna chiudiate i rapporti con qualcuno, che si tratti di lavoro perché potrebbe tranquillamente essere o che si tratti di relazioni familiari perché salta fuori come tematica. E potrebbe anche essere tranquillamente che cercando di trovare una soluzione alternativa subito, velocemente, perché sento proprio nella testa qualcuno che mi dice che a tempo non aspetti tempo, no? Potrebbe anche essere che nel processo che vi porta a scoprire un'altra soluzione al problema che state vivendo o alla situazione che vi sa di incastro in cui siete intrappolati, troviate a forza di, mi viene da dire, ehm, tentativi che non sono disperati, ma sono proprio esercitati con forza, con irruenza, può essere davvero, mi viene da ridere, che usiate la vostra testa d'ariete e riusciate a fare breccia attraverso un muro che sembrava davvero invalicabile, cioè un qualcosa di insuperabile, indistruttibile. In realtà vi sembra una cosa da poco, ma è un grande successo questo, perché potete veramente considerare che qui ci sono ben due carte che hanno a che fare con la lettura che abbiamo fatto sulla luna generale, quindi siete praticamente uno specchio di questa energia di questa luna e andate veramente a chiudere il capitolo. Mai più energia in quella cosa, mai più parlare con quella persona, mai più trovarmi a fare la stessa roba che ho sempre fatto. Continuo a pensare a un matrimonio, a un'unione, a qualcosa che veramente ha a che fare con relazioni interpersonali, ovviamente non necessariamente romantiche. Però qui il tema è le relazioni. E continuo a guardare sto re. A che cosa si riferisce? Ah, stavate aspettando forse qualcuno anche. Qualcuno che vi liberasse da questa situazione. Non tipo un miracolo dall'alto, ma qualcuno che probabilmente era coinvolto nella situazione. Quindi magari qualcuno che aveva il potere di dare una mano, il potere di liberarvi, il potere di dire va bene dai, facciamo come dici tu. A un certo punto basta aspettare. L'ariete taglia, taglia, taglia e sfonda. Bene, è molto positivo, mi fa piacere perché mentre mi sintonizzo su questa energia ho l'impressione proprio di ritrovare stabilità e nonostante voglio dire io non sia un ariete, ho la sensazione di incorporare pienamente l'energia per esempio di un segno di terra come il fuoco, scusate come il fuoco, mamma mia, come il toro, che generalmente viene visto come stabile e inamovibile. Bene, molto positivo. E ora visto che l'abbiamo nominato, tra l'altro, abbiamo il segno del toro. Il toro dal 10 di febbraio. 10 di febbraio al 9 di marzo. Come va questa luna, toro? Comincia bene anche il toro che già si allontana da qualcosa che non funziona. Mi sento dire in testa mai più come prima. E stiamo in particolare parlando di una strategia che potrebbe essere una strategia di lavoro, una strategia nelle relazioni, una strategia di vita in generale. Sento anche la frase mai più povero, mai più bloccato, mai più questa miseria, mai più. E questo non è come diceva l'Ariete nella sua lettura qualche istante fa, decido che non avrò mai più a che fare con quella persona, è quasi schifato, arrabbiato. No, no, qui è una sorta di promessa. Mentre il toro si allontana uscendo sotto le spinte delle energie degli astri da un periodo pesante, nota che la vita veramente sua sta cambiando, si sta rivoluzionando, ci sono nuove possibilità, ci sono nuove opportunità e anche se ancora non le riesce a toccare, non riesce veramente a vedere anche dove portano, no? Perché comunque sarà un viaggio lungo, mi viene detto. C'è comunque un grande senso di riposo e credo lo percepirete anche a livello fisico, non solo col desiderio di riposare di più. E qualcuno qui dirà, beh, perché fino adesso non avevo stanchezza forse? Sì, certo, però sto parlando proprio che ci saranno dei momenti in cui finalmente riuscirete a dire, no, sai che c'è, io dalle 2 alle 3 mi faccio un bel riposino, oppure questo weekend io me ne frego, so che c'era il compleanno di Tizio, ci sto una mezz'oretta perché sono una persona elegante, ho promesso e ci vado, però poi mi vado a fare un bel giro, che ne so, al lago, al mare, in montagna,
nel salotto di casa mia dove posso stare da solo, perché è terapeutico, non è isolamento, è proprio prendermi cura di me stesso. Ecco, qualcuno magari se ce la fa va alla spa o cose di questo tipo. Ed ecco di nuovo l'energia della luna. Quindi proprio finisce il periodo che vi ha portato a sentire l'ansia a livelli estremi. Speriamo. È veramente rappresentativo di qualcosa di molto profondo questa carta, perché anche con il toro, come ho fatto con l'ariete, mi viene da approfondire. Sì, profonda trasformazione e cose che si muovono velocemente. Finalmente pare che la fortuna decida di guardare dalla vostra parte e di dirvi: ok, dai, questa volta ti do una mano perché giustamente sei quello che è stato più penalizzato fino ad adesso. Ma speriamo bene. Ok, dai, va tutto molto bene, Tori. Speriamo che questo sia veramente il momento della rinascita. Proseguo e vado a vedere con il segno dei gemelli. Gemelli dal 10. Bene, gemelli, bene. Dal 10 di febbraio. Super bene. Oh, ancora più bene. Caspita, che parura abbiamo qui di carte. Allora, prima di tutto, gemelli, avete magari aspettato, considerato di cambiare le cose, ragionato, crogiolato nei problemi, cercato di essere magari quello superiore che prima voleva riflettere e poi si esponeva, ha portato i suoi frutti da una parte, vi ha spinto a fare altri tipi di passi dall'altra, ma vi posso dire che con questa luna il risultato finale è ottimo. Perché? Perché finalmente non siete più ancorati, diciamo, al vecchio modo di ragionare, trattino sragionare, perché poi quando si sta molto nel mentale, essendo un'energia che si nutre di solito dell'emotivo, se noi stiamo solo sul mentale, togliamo al mentale la sua capacità di funzionare bene, gli togliamo nutrimento e quindi diventa un'esagerazione, diventa qualcosa di distorto, qualcosa che ci gioca contro. Ecco, tutto quel carico mentale se ne va. Riuscite letteralmente a vedere, a concepire altre soluzioni e arrivano veloci e potrebbe anche essere che arriva chi vi vuole dare una mano, per cui qui mi si dice c'è uno dei tuoi desideri di vita qui di mezzo, stiamo parlando proprio di che cosa voglio fare da grande. Per esempio vorrei comprare, che ne so, un piccolo terreno o vorrei fare quel corso che non ho mai fatto, oppure vorrei trasferirmi al mare perché ho sempre voluto vivere al mare, cose di questo tipo, sogni veri e propri che poi vanno a influenzare comunque sul vostro senso di benessere interiore e quindi sono importanti, non sono solo dei sogni destinati a rimanere tali. C'è grande trasformazione interiore ed è questo tipo di trasformazione quello che avete in realtà cercato di manifestare attraverso le situazioni vissute fino ad adesso, anche se a voi magari sembrava che era tremendamente importante, che ne so, cambiare la macchina, divorziare, cambiarsi il colore dei capelli, qualunque roba sia. In realtà quello che ci stava dietro era questo e la trasformazione avviene durante questa luna, quindi come ho detto nella legge generale è un bel po' di roba che deve accadere in 28 giorni. Poi mi farete sapere, casomai tornerete se vi ricordate la lettura e mi direte che cosa avete per le mani adesso e che cosa andrà a capitare durante questa luna. Molto bene. Ok, e dopo i gemelli abbiamo il cancro. Cosa succede dal 10 di febbraio al 9? Che bello! Al 9. Iniziamo benissimo. Ancora di più. Dal 10 al 9. Eccoli qua. C'è un po' di tutto qui, anche per voi un mese intenso. Allora. L'aiuto che cercavate arriva.
la persona che poteva darvi una mano arriva, o comunque la soluzione arriva, ed arriva probabilmente come una sorta di soluzione dall'alto, quindi avrete l'impressione che finalmente qualcosina si incastra, nel verso giusto intendo, non nel senso che ristagna. C'è la possibilità di spostarsi fisicamente, quindi di fare un viaggio, di trasferirsi, di raggiungere qualcuno lontano, di andare anche a farsi un bel viaggio se si vuole di piacere o comunque per rilassarsi, per staccare dalla solita rottura di scatole. E può essere anche che in questo, o attraverso questo spostamento, o lo spostamento avviene sulla spinta di, ci sia una grande possibilità di cambiare anche la vostra vita da un punto di vista di stabilità, soprattutto stabilità economica, se è quello che state cercando. Quindi c'è effettivamente o un entrare di denaro, potrebbe essere un'offerta di miglioria della vostra posizione lavorativa, potrebbe essere un nuovo lavoro che vi soddisfa molto di più, potrebbe essere anche una relazione, qui possiamo avere tranquillamente anche l'amore di mezzo, potrebbe essere anche una gravidanza, quindi attenzione a questo aspetto. E vi dico solo una cosa, tutto questo è bellissimo, sarà mascherato inizialmente però da qualcosa che è veramente un problema. E lo sarà se lo diventerà, intendo, un problema, se farete resistenza. Quello che state cercando di rompere qui sul supporto della Luna è i vecchi cicli. È proprio quello che è il terrore di chiunque, rimanere incastrato nel vecchio, nella solita roba che continua a portare problemi. E quindi io vi dico, per quanto terrificante sia, provate ad accettare che per un po' vi sembrerà di camminare sul terreno dissestato, per un po' vi sembrerà di stare tra i pazzi o di veramente avere la sfiga attaccata addosso, perché in realtà a un certo punto si aprirà la possibilità, ci sarà o un'idea che vi viene tipo genio nella testa, o vedo anche persone che in qualche maniera vi vengono incontro, situazioni che in realtà cominciano a funzionare per il verso giusto. È bellissima come previsione. Perfetto, sono contenta per voi e spero che sia così. Andiamo a vedere ora il leone. Leone. Come va dal 10 di febbraio al 9 di marzo? Leone. Questa voleva cadere 10 di febbraio, 9 di marzo. Guarda come tornano ste carte. Ok, beh, è una bella storia. Ripete alcune delle energie della lettura generale. Bene, partiamo da qui. Dunque, se avete l'impressione di girare in tondo da un po', non è solo un'impressione, lo state facendo. E lo state facendo perché sperando di migliorare la vostra situazione, in realtà continuate a riaffermare dei capisaldi che tali reputate nella vostra vita, che possono essere concettuali, possono essere persone che ci sono nella vostra vita, possono essere abitudini che avete, possono essere schemi economici, può essere qualunque roba, e convinti che potete ribaltare la situazione nella vostra vita mantenendo intatti alcuni elementi che vi hanno dato un senso di stabilità, poi che lo siano è un altro discorso. Rischiate con questa luna all'inizio veramente di girare in tondo, almeno le prime 3 settimane veramente di dire ma Karma Rosso aveva previsto grandi cose, mi pare che qui sia tutto uguale se non peggio. Ecco, attenzione, perché invece verso la fine del mese lunare ovviamente c'è un cambiamento che viene dal fatto che vi rendete conto che state girando in tondo, cioè che non è possibile trovare una soluzione diversa continuando a partire dai soliti presupposti e facendo sempre i soliti ragionamenti. Quindi vi rendete conto cos'è che vi ferma in questo percorso e smetterete di nutrire quelle energie e comincerete a indagare proprio con il faro puntato dove serve su quelle che sono probabilmente le dinamiche emotive interiori. A questo proposito mi viene da dire che probabilmente più di qualcuno considererà utile cominciare a, che ne so, farsi della meditazione, a farsi, io credo soprattutto un po' di magari consulenze con qualche psicologo, con qualche operatore olistico, con qualcuno che comunque sul terreno dell'emotivo qualcosina in più della media ne sa, perché vi rendete conto che non riuscite ad attivare il vostro potere interiore perché emotivamente non siete convinti della direzione in cui state andando, nel senso che è come se foste dei cavalieri senza una
missione, senza una donzella da salvare, e questa cosa vi frega, perché per come siete fatti avete bisogno proprio di un proposito, ce l'abbiamo tutti, ma in particolare voi. Quindi è il mese della scoperta, questo è un ottimo mese perché qui abbiamo sia la luna che il sole che sono praticamente sì, gli unici insieme alle energie della luna ad essere in una posizione diritta, ad essere quindi in una posizione in cui sono chiari, sono visibili e non c'è bisogno di fare altro se non riconoscerli e lavorare su questa necessità di andare a cambiare quelli che sono gli equilibri. Quindi dai, è un momento di chiarezza ragazzi, da qui non può che migliorare. Ok? Bene, e dopo il leone proseguiamo e andiamo verso la Vergine. La Vergine, come va questa luna dal 10 di febbraio al 9 di marzo? Vergine. Che cosa si intende? Ah. Per che motivo? Che cosa rappresenta? Quindi durante questo mese potrebbe essere che andiate a cercare informazioni per risolvere un problema che avete in senso pratico, cioè può essere un problema di salute, può essere un problema sulla situazione lavorativa che state vivendo ed è un qualcosa che veramente vi dà molta ansia perché comunque quando un ambito dei tre principali, voglio dire, della vita collassano o comunque sono un problema, è naturale dal punto di vista umano sentirsi in difficoltà, quindi a un certo punto è probabile che andiate a cercare l'aiuto di chi sembra saperne di più, no? Quindi un esperto potrebbe essere un avvocato, potrebbe essere un dottore, potrebbe essere un esperto del vostro settore lavorativo, potrebbe essere, che ne so, chiunque abbia un minimo di autorità e di esperienza. E questo lo fate principalmente sulla spinta di una pressione che è lì già da un po' ed è la mossa vincente perché è quello che finalmente chiude questo capitolo. Perché questa persona o comunque questo desiderio di riuscire a farcela è in grado di farvi notare e io penso proprio che ci sarà una sorta di momento di risveglio della coscienza, nel senso che riuscite a dire voi stessi ma come ce l'avevo sotto gli occhi tutto il tempo, mi sono accorto solo adesso, era ovvio, voglio dire, solo se avevi avuto la possibilità di costruire il trampolino che ti permetteva di lanciarti da questa altezza, quindi di vedere effettivamente il problema com'è. E sento che è un po' in qualunque ambito, non ha a che fare principalmente con una persona in particolare, quindi non vedo, che ne so, l'amore e una relazione romantica come l'unico ambito in cui si può andare a parlare di questo. Io ho l'impressione proprio che qui sia una sensazione di ristagno in generale, non riuscire ad andare avanti e avere anche paura a un certo punto, perché dopo un po' che si sta nel buio si comincia a essere confusi. Quindi c'è uno sblocco della situazione e è già un bel risultato quello perché vedo che sì, che stavate perdendo la speranza, vi stavate chiedendo ma ce la faccio o no? Quindi a livello di difficoltà, perché so che è la vostra curiosità, ce ne saranno? Ma penso che la difficoltà più grande sia in realtà ammettere che si sono fatti magari tanti passi camminando su un terreno che si pensava di aver già conosciuto abbastanza, invece era un inganno, diciamo, che stavamo costruendo verso noi stessi, però voglio dire, da lì in poi non vedo sinceramente, non ci sono colpi di scena, non ci sono fatti determinanti proprio in una certa maniera in cui ti dico magari, non lo so, c'è questa persona che potrebbe essere un problema, c'è questo ambito che assolutamente è quello che ti mette alla prova, no, è un mix, è un sentire interiore, mi sa, ok? Vado a proseguire. Abbiamo un po' d'acqua. Ok. Dalla Vergine c'è la bilancia.
Bilancia. Bilancia dal 10 di febbraio al 9 di marzo. Bilancia dal 10 di febbraio al 9 di marzo. Dal 10 di febbraio. Bilancia. Riguardo che cosa? Sì, ho capito, ma riguardo a che cosa? Cos'è questa? Dunque, c'è stata una delusione e probabilmente entrate dentro a questa luna sentendovi generalmente stanchi. Io direi che è il segnale proprio che vi dà conferma che questa lettura è proprio quello che potrebbe accadere nella vostra luna. C'è una stanchezza che viene dalla parte emotiva però, quindi magari la percepite fisicamente, ma è una questione di tensione emotiva e potrebbe essere per una situazione che vi ha fatto sentire inadatti o non desiderati abbastanza o non ben visti, penso anche non compresi da un punto di vista emotivo. È una situazione che ha a che fare con che ambito? Allora, la mia impressione è che sia l'ambito del lavoro, l'ambito che è esterno a quella che è la nostra intimità, quindi che ne so, la nostra famiglia, però io non escludo, voglio dire, una lettura generale. Quello che mi pare di capire è che c'è un desiderio durante questa luna di creare una sorta di ritiro mentale, spirituale, ovvero di isolarvi un pochettino per riflettere su quella che sia la giusta politica alla fine da intraprendere. Non perché avete desiderio di creare chissà quale piano astuto che vi risolverà tutto, ma perché c'è il desiderio proprio di comprendersi meglio. E questa comprensione arriva, per carità arriva, anzi c'è chiarezza in un momento culmine in cui compreso i vostri veri sentimenti riguardo un problema, riuscite a tagliare subito la situazione, riuscite proprio a decidere da che parte stare. Quindi mettiamo caso, magari avete due lavori, e questo può essere usato come paragone anche nell'ambito affettivo, no? Avete due lavori o il desiderio di passare da un lavoro che fate da un po' a un lavoro che è per voi ideale in questo momento. Non riuscite a fare bene nessuno dei due o non riuscite ad avere soddisfazione perché magari quello nuovo, quello verso cui puntate vi sembra troppo irraggiungibile, magari quello vecchio è pesante, insomma c'è una situazione in generale che vi stanca ulteriormente. Presi quei, che ne so, 2 o 3 giorni per pensarci o arrivati al punto in cui siete stufi di sentire la vostra mente che vi assilla, perché state cercando per forza di fare la scelta giusta, io vedo una situazione che cambia nel giro anche di qualche ora probabilmente, c'è una presa di decisione, qualunque cosa accada io vado in questa direzione, speriamo sia quella giusta, però se anche non lo fosse almeno ho fatto una scelta, almeno ho dato un taglio a quello che è questo rimuginare interiore che ho continuo ed è la cosa migliore, perché quando accade c'è un risveglio proprio del vostro potere personale, quindi c'è un sentirsi di non solo aver fatto la scelta giusta ma di sentirsi forti dentro di voi ed è vincente, c'è un bel 6 di bastoni qui che la dice lunga, ok? Quindi questo è il vostro mese e ora vado a proseguire con il segno del Scorpione. Segno dello Scorpione dal 10 di febbraio al 9 di marzo. Di febbraio, 9 di marzo. In che senso un 10 così? In che senso per gli scorpioni? Ok. Allora, mi sa che questo per voi è il mese della verità. Sia la verità dentro di voi che negli altri. Potrebbe esserci veramente come tematica l'amore, ma potrebbe essere in generale che stiamo parlando di sentimenti, di sentire interiore.
Dunque, dico d'amore perché principalmente vedo che c'è insoddisfazione in quello che dovrebbe essere un rapporto che per sua tipologia dovrebbe essere soddisfacente. Stiamo parlando per esempio di matrimoni o di stare con qualcuno, o comunque di avere una relazione considerata fissa, ok? Non necessariamente riconosciuta da tutti, non necessariamente sotto la luce del sole, ma comunque che va avanti da un pochettino. E questa situazione ha bisogno in qualche maniera di uno sblocco perché sembra non portare da nessuna parte. E questo sblocco lo date voi quando uscite allo scoperto, smettete di fare quelli che sono ragionevoli o quelli che stanno zitti e aspettano che poi la verità esca allo scoperto da sola e credo anche con una certa capacità di gestire le parole e le azioni, quindi con una certa scioltezza nel farlo, riuscite a dire una volta per tutte quello che c'è nel vostro cuore, quelle che sono le vostre intenzioni e a chiedere soprattutto altrettanta chiarezza da parte dell'altra persona. Se questo è una questione di lavoro, è lo stesso discorso. Quindi io credo che lo stimolo per fare questo tipo di lavoro sia il rapporto con qualcun altro. Non escludo che possa essere una cosa che avviene interiormente dentro di voi sulla spinta di un'infelicità, di un senso di frustrazione o di delusione, anche un po' di tristezza. Il risultato è teoricamente positivo. Dico teoricamente perché comunque da un punto di vista di ciò che vi aspetta è una nuova fase che da un punto di vista emotivo è molto soddisfacente. Quindi io direi che va tutto bene. Poi bisogna anche vedere nei singoli casi cosa succede, perché comunque qui vedo molta insoddisfazione per quanto riguarda le aspettative, cioè sono stati fatti dei piani, sono state dette delle cose, sono state fatte delle promesse o comunque vi è stato mostrato una prospettiva che non si è avverata, quindi immagino che arriviate a questo punto non molto felici e non molto sereni e magari non è tutto recuperabile, no? Però vedo che c'è voglia di fare, vedo che c'è comunque conservata anche un senso di dignità, probabilmente da ambo le parti, però soprattutto la vostra che è quello che ci interessa, no? Quindi direi che in realtà è un mese di progresso anche veloce, soprattutto poi considerando, no, che generalmente magari lo Scorpione esce con certe frasi, con certi atteggiamenti che sembrano essere troppo irruenti perché poi fa effetto pentola a pressione e quando esplode esplode. E invece qui vedo che riuscite a gestire la cosa in maniera magistrale, direi. E porta dei buoni risultati, porta almeno ad avere quello che desiderate, nel senso la felicità emotiva, che non è poco, che non è poco. Ok? Vado a proseguire. E dopo lo Scorpione abbiamo il Sagittario. 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 Con questa lì. Aspetta. Sagittario, allora, vi vedo con un nuovo progetto in testa, più che altro una nuova direzione, come se per una sorta di illuminazione vi fosse arrivata la risposta giusta e quindi siete anche ben intenzionati per quanto riguarda a seguire questo nuovo suggerimento interiore. Voi forse sottovalutate un po' quelle che saranno le conseguenze e con conseguenze intendo proprio gli sviluppi di questo. Le conseguenze sono positive, non vi preoccupate, però è probabilmente l'inizio di un cammino che non avevate tanto né previsto né potuto immaginare da un punto di vista organizzativo in precedenza. Quello che vedo è che finalmente si taglia con il passato, non si ripeterà più quello che si è ripetuto fino ad adesso, qualunque sia l'ambito su cui volete lavorare. Perché quello che vedo è un cambiamento proprio di cuore, un cambiamento di predisposizione, di propensione vostra, quindi di attitudine in generale. E va a risvegliare il potere personale che, da quello che vedo, era nascosto in cantina da un'emotività che non era molto
trasparente che non riuscivate probabilmente molto a inquadrare. E quindi, nonostante abbiate l'impressione che da subito molte cose rimangano uguali, nonostante ci sia la sensazione di dover comunque osservare la vita che accade e cercare di farne il vostro meglio, c'è in realtà un gran progresso perché siete cambiati voi come persone. E mi era saltato fuori subito questa carta e mi diceva c'è un cambiamento di quella che è la struttura mantenuta attiva fino adesso, quindi effettivamente da un punto di vista mentale soprattutto c'è un cambiamento, tanto che qualcuno potrebbe dirvi che sembrate delle persone totalmente diverse o comunque che c'è qualcosa di diverso nel vostro modo anche di parlare. Mi viene detto più di qualcuno diventa ottimista o viceversa, quindi dipende da dove di solito, in quale ambito della vita eravate più sbilanciati, c'è un riequilibrio, quindi c'è questa impressione anche dall'esterno che la personalità cambi. Ripeto, può essere qualunque ambito, sicuramente stiamo parlando, stiamo parlando magari di carriera, stiamo parlando in generale di... Vedo contratti, ma li vedevo anche prima qui, quindi può essere che ci sia anche semplicemente un nuovo modo di gestire le vostre risorse, perché se stiamo per esempio parlando di, che ne so, passare gli alimenti ai figli e c'è un cambio di equilibrio in questo, è ovvio che la vostra vita può andare a cambiare, no? Quindi c'è effettivamente un riassestarsi che poi stimola e risponde, quindi una sorta di ciclo che si avvia alla vostra interiorità in maniera diversa. Sto cercando di cogliere in particolare uno spunto per capire che cosa in particolare, ma vedo che c'è di tutto qui, perché stiamo parlando, come dicevo, di un cambio emotivo in generale. C'è più chiarezza, è come se la mente e la parte emotiva finalmente si connettessero. È molto positivo. Bene. E speriamo che questa luna mantenga le sue promesse. Allora, dopo il Sagittario abbiamo il Capricorno. Capricorno dal 10 di febbraio al 9 di marzo. 10 febbraio, Capricorno fino a marzo. Capricorno, cominciamo con il dire qualcosa di positivo da subito, e cioè questo è un periodo di grande elaborazione e creatività, cioè è probabile che vi vengano in mente 1000 cose e che queste 1000 cose che volete ovviamente, in quanto Capricorno, mettere in atto subito, vi diano l'impressione quasi di avere la vita ancora sotto 1000 influenze che vanno a farla collassare perché siete troppo presi da pensieri, da progetti, cercate già di presagire come sarà la difficoltà per realizzare questo o quell'idea, quindi c'è pressione mentale che rischia di farvi andare un po' fuori fase. Io cercherei di evitarlo, voglio dire, no? Però di ulteriormente positivo c'è da dire che una situazione che veramente non decollava o che aveva bisogno di continui ritocchi. Vedo qualcuno che continua a riprendere in mano un progetto e a cercare di modificarlo, poi lo guarda, vedi che c'è un ritorno, poi non capisce perché non sta funzionando, poi ci riprova e a un certo punto uno si chiede anche: ma sono io o è l'esterno? Oppure sto proprio sbagliando e questo è l'universo che mi sta facendo capire in tutte le maniere che non ha senso andare? No, era solo il momento sbagliato. E vi dico che questa situazione si slega, tutt'al più se dipendeva questa situazione anche dal dover aspettare magari il benestare di qualcuno, l'aiuto di qualcuno, anche la collaborazione di qualcuno, perché a volte nella vita, no? Soprattutto magari se si tratta di lavoro, accade, questa situazione va a sanarsi, quindi c'è una parte di voi che si sente veramente liberata
e c'è una parte di voi che si sente di nuovo aggravata da quello che in realtà sembra essere un altro carico mentale emotivo, perché nel momento in cui si sblocca una parte che aspettavate da un pezzo che si sbloccasse, comincia ad attivarsi poi la parte successiva, e se non siete ancora completamente con tutti e due i piedi fuori dalla situazione precedente può essere un problema, nel senso che può essere per voi pesante. Però in realtà è molto positivo, perché già non essere più alla mercé di qualcuno o dipendente, esatto, vi dà la possibilità di usare al massimo le vostre energie. Quindi può anche essere che ci sia un nuovo modo di fare le cose, che subito non vi, essendo nuovo, non vi fa stare benissimo, vi dà un po' d'ansia, una nuova idea da affrontare, è qualcosa che sapete che dovete avere il tempo di internalizzare prima, e posso capire lo stress, però in realtà va tutto a gonfie vele, perché poi c'è il periodo che già mi viene fatto presagire che porta ai primi risultati proprio fisici. Eh sì, ora siete ancora in una fase con questa luna di rielaborazione. Rielaborazione interiore, state proprio cercando di, diciamo, rinnovare, fare un upgrade al vostro personaggio. Il personaggio, sto usando un linguaggio quasi da videogiochi, no? State cercando di andare a dare più valore e più abilità a quella che è la vostra persona, quindi è normale che ci sia nella fase di transizione di questo tipo un senso da una parte di eccitazione ma dall'altra anche di stress. Però è tutto positivo, i vostri progetti stanno per decollare, ok? Bene, e fatto il Capricorno abbiamo l'Acquario. Dal 10 di febbraio al 9 di marzo. Cominciamo subito con la rivoluzione, vedo, Acquario. 10 di febbraio al 9 di marzo. Che porta a... Ah, beh, almeno questo. Ok, è una stesa lunga quella dell'Acquario stavolta, perché mi si dice una cosa un po' particolare. Quindi vi sembrerà che non ci siano grandi risultati, ma voglio aiutarvi a comprendere meglio quello che sta per capitare con questa luna. Entrate nel mese con più di qualcosa che potrebbe sembrare un po' fuorviante o catastrofico, comunque c'è pressione, ed è una pressione che non vorrei che poi andasse a influire anche sulla vostra capacità di sentirvi in equilibrio, di sentirvi sereni, e magari può essere anche che ci sia un imprevisto, un colpo di scena a livello di, non lo so, coppia o relazione importante che potrebbe un po' darvi le vertigini. Attenzione, questo vale soprattutto per quelli che sono già in una situazione un po' critica, no? Quindi per gli altri non mi preoccuperei, voglio dire. Però non deve necessariamente essere solo le relazioni, può essere un po' di tutto, può essere anche semplicemente una macchina che fora. Non è bello, però voglio dire meglio di tante altre alternative, no? Comunque sia, ci saranno degli eventi che vi mettono nella disposizione di cominciare a pensare che forse bisogna un po' fermarsi un attimino, raccogliere le energie, perché qualche perdita c'è stata, qualche rottura di scatole c'è stata, ed è giusto capire se è naturale che sia così, se capita, o se effettivamente c'è da parte vostra magari una maniera di affrontare le cose che non vi rende giustizia, no? Che quindi vi rallenta dall'interno. E ci sarà anche forse qualche momento d'ansia perché non riuscite a capire che cosa sta succedendo. Però poi di molto positivo, ed è questo che voglio che comprendiate, c'è effettivamente un momento di profonda comprensione di quello che sta capitando, che porta a liberarvi da passatemi l'espressione, tutte le sfighe che vi siete portati dietro fino ad adesso, perché vedo che c'è rallentamento, che c'è magari anche perdita di denaro, che c'è
difficoltà anche fisiche, quindi lo stress e la sfortuna magari si fanno sentire, ma il punto è che probabilmente si fanno sentire in maniera più aggravata perché la percepite in maniera più forte di quello che è, proprio perché non riuscite a dentro di voi trovare un'alternativa, quindi a mantenere anche una certa forza interiore, una certa, come posso dire, integrità, cioè probabilmente sentite i cambiamenti in maniera più forte con questa luna, quindi vi pesa di più e riuscite a fare fronte in maniera meno forte a quello che dovreste far fronte. Però ripeto, c'è un momento proprio utilissimo in cui o ricevete la chiamata, proprio qualcuno vi telefona, che vi dà una mano, che vi fa vedere dov'è che non funziona, che vi dà quindi anche una soluzione probabilmente, ma soprattutto potrebbe essere che proprio voi vi rendiate conto di quanto fino adesso le vostre energie le avete gestite come fosse dei testardi, cioè sempre a battere sul solito chiodo. Ed è una cosa strana perché comunque l'Acquario di solito ama testare l'alternativa per il gusto dell'alternativa. Però evidentemente fino ad adesso, quelli ovviamente che si sono trovati in queste situazioni, ci sono ancora degli aspetti del carattere da lavorare e quindi saltano fuori con questa luna. Perché vi ricordo che questa luna vi vorrebbe dare una mano a liberarvi in maniera che non capiti più quello che è capitato probabilmente fino alla vostra vita fino ad adesso, quello che è di negativo ovviamente. Quindi in realtà è un momento di grande successo, dispiace che forse non passa proprio attraverso grandi momenti. Siete il primo segno di tutto l'oroscopo che ha veramente questo tipo di momento, diciamo, buio. Tutti gli altri parlano proprio di liberazione, di momento subito, di anche felicità. Ci sono stati dei segni che veramente avevano dei risultati pazzeschi da subito. Ragazzi, un po' prima, un po' dopo, ma arriva per tutti. Quindi è già molto positivo che ci sia questa apertura, finalmente il vedere che cosa sta capitando dall'interno. Per quelli che non hanno problemi va bene così, ok? Vi auguro sicuramente tanta guarigione. Allora, ora abbiamo i pesci. Come va per i pesci dal 10 di febbraio al 9 di marzo? Quindi la luna come va per i pesci? Allora, per i pesci vi posso già dire, intanto si apre un momento in cui c'è più di una scelta, c'è più di una possibilità, probabilmente c'è più di una soluzione a quello che pensavate sarebbe stato il modo migliore per risolvere qualunque situazione abbiate davanti. Più di qualcuno probabilmente farà nuovi progetti, Non è mica detto che si comincino subito a mettere in atto da questa luna, però più di qualcuno indaga, più di qualcuno comincia anche ad esplorare, credo, soprattutto da un punto di vista emotivo, cioè magari provate proprio a immaginarvi di essere nelle situazioni che avete davanti agli occhi, avete in testa e vi rendete conto che tutto sommato ci sono delle situazioni che vi sembrano più desiderabili di altre, quindi diciamo che usate proprio la capacità immaginativa ed emotiva al meglio. Nasce subito la voglia di provare, però ci sono delle tempistiche, ci sono, come possiamo dire, dei modi anche che hanno bisogno del loro tempo per portarvi il risultato che desiderate. Qualcuno cercherà informazioni, quindi se qualcuno desidera mettersi in proprio, se qualcuno desidera cambiare il proprio look, se qualcuno desidera cominciare un nuovo stile di vita, se qualcuno desidera aprire o chiudere una relazione, c'è il momento in cui vi confrontate con chi effettivamente o ne sa di più o vi può dare una mano, e c'è anche il momento della verità, per cui arriva poi la risposta sul quale sia il modo migliore per andare a manifestare quello che desiderate, perché alcune cose saranno oggettivamente più facili da raggiungere di altre, alcune non avrà senso cercare di raggiungerle, e c'è qualcuno che probabilmente cambia anche proprio idea. La prima idea che aveva avuto forse va modificata perché in quel modo non arrivate proprio dove desiderate. Quindi io percepisco più che altro tanta
tanta energia buona, nuova che arriva, tanto desiderio di esplorazione molto positivo, qualche tentativo, qualche diciamo sondaggio sul campo, però il risultato in realtà è positivo, perché c'è la capacità di manifestare il lavoro necessario per arrivare dove desiderate. C'è da dire una cosa: se in questo momento di questa luna, quindi se nell'arco di questi 28 giorni alcune cose non funzionano, è perché è veramente meglio lasciar stare, è perché non ha senso, ok? Quindi non vi preoccupate, ci saranno dei rallentamenti su cose che oggettivamente, nella prospettiva in cui state cercando di manifestare la versione migliore della vostra vita, quella roba non ha senso. L'impressione mia è che qui stiamo parlando proprio di progetti di vita come lavoro, come un'idea creativa. Continuo a pensare anche all'aspetto, il vostro aspetto fisico. Quindi ci può stare che alcune cose non facciano per voi. Va bene, io vi auguro un'ottima esplorazione, comunque tanti successi. Allora, queste erano le vostre letture, io vi ringrazio di essere stati qui, spero di avervi dato una mano e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!